Buonasera, siamo Costanza e Francesca dello Short Film Festival di Caposcari e questa sera abbiamo qui con noi Laura Aimone, che quest'anno sarà una dei 3 membri della giuria del concorso internazionale. Laura per molti anni ha collaborato con diversi festival cinematografici sia in Italia che nel mondo. Questa sera vogliamo cominciare facendo una domanda riguardo la sua esperienza con i festival, che sappiamo che è molto ampia perché lei è partita dalla gestione, poi è passata poi per le delegazioni e la programmazione dei festival. Poi di recente ha anche esordito alla regia e quest'anno è un membro della giuria. Quindi vogliamo chiederle qual è la differenza secondo lei tra il lavoro dietro le quinte e sul grande schermo nel mondo del cinema? Mamma mia, sono 2 cose completamente diverse e proprio per la mia insaziabile curiosità mi è piaciuto poterle esplorare entrambi. Il lavoro ai festival, almeno quello di cui mi occupavo io, che quindi era la gestione dei talent, registi e attori, mi sono specializzata nella loro gestione sui tappeti rossi. È un lavoro estremamente dietro le quinte e invisibile quasi, perché per essere fatto bene non deve essere notato. Quindi da fuori si deve svolgere tutto molto fluidamente, però ovviamente è tutto orchestrato, sia come burattinai diciamo che tirano tutti questi fili, che muovono questi fili, però senza dare nell'occhio. Ci vuole tantissima precisione, flessibilità, perché le richieste sono sempre tantissime e bisogna poter gestire sia le richieste degli ospiti sia quelle del direttivo per cui si lavora, perché ogni festival ha delle sue regole, quindi non è che ci siano delle regole generali per un tappeto rosso. Per cui direi sì, un grande lavoro di organizzazione. Quando lavoro invece per i film ho fatto sia esperienza appunto in regia con il mio cortometraggio che ho scritto e diretto, ma anche e soprattutto in questo ultimo periodo dopo il Covid sto lavorando in produzione cinematografica. Quindi direi che entrambi i lavori sono, di nuovo, richiedono una grandissima organizzazione, però qui si è sempre in prima linea, quindi come regista dipendono tutti da te, quindi hai una crew intera che ti fa le domande, devi saper essere sempre pronta a rispondere, anche se magari a volte non hai la risposta giusta. E invece lavorare in produzione, sì, a maggior ragione è tutta una troupe che ha bisogno di cose e viene da te perché ha bisogno di risposte rapide e risolutive. E quindi sì, direi che sono proprio complementari, perché hai modo di vedere il prima, il dopo e il durante. Certo, un'esperienza tutto tondo, insomma. Sì, decisamente. Sì, e passiamo alla seconda domanda. Lei è stata l'ideatrice della rassegna cinematografica Endorfine Rosa Shocking che si è tenuto a Treviso e in questa occasione ha fatto un'importante affermazione, cioè che lo sport offre alle donne la possibilità di trascendere i propri limiti a livello di restrizioni sia personali talvolta sia sociali. E lei crede che il cinema possa sortire lo stesso effetto? Sì, sicuramente. Diciamo che è un po' per questo che ho deciso di curare una rassegna dedicata sia al cinema sia allo sport nel mondo femminile, appunto Endorfine Rosa Shocking. Secondo me lo sport spesso permette alle donne, soprattutto in determinati contesti, ma direi alle donne a qualsiasi latitudine del mondo, di trovare magari nuovi stimoli, perché no? Oppure semplicemente un modo per sfuggire a delle realtà che non sono consone o comunque che sono difficili da affrontare, oppure anche solo una gioia momentanea che può regalare appunto fare qualcosa che ci fa produrre tante endorfine e ci dà tanta energia. E il cinema per me è veramente lo stesso, perché è sia un modo per sfuggire a un momento di noia, a un momento difficile, è un mezzo con il quale si riesce a riflettere e magari anche trovare una risposta a tante domande. E sia lo sport sia il cinema, secondo me, ci mettono davanti a tante situazioni che poi si presentano anche nella vita. Sono dei piccoli test, secondo me, e quindi superarli nel piccolo magari ci aiuta ad essere un po' più forti quando li dobbiamo superare su una scala un po' più ampia. Sì, e poi
poi vorrei fare un'ultima domanda. Purtroppo non si possono negare che gli ostacoli e le difficoltà che le donne sognano, per esempio in una carriera nel cinema, nelle sue varie declinazioni trovano appunto, sono talvolta molto numerosi e mi chiedo come è stato per lei inserirsi in questo settore, quali sono i ruoli più rosa e quali soffrono ancora della mancanza della componente femminile e in ultimis quali consigli si sente di dare alle giovani che si volessero approcciare a questo ambito. Allora, innanzitutto per me, io non ho mai saputo che lavoro volevo fare da grande e diciamo che ci sono arrivata per tentativi, ma soprattutto cercando di capire quali fossero le mie aspettative e soprattutto quali erano le cose che mi facevano battere il cuore e cercando di costruirmi un lavoro su misura che avesse tutte quelle caratteristiche. A me piaceva tanto viaggiare, mi piace ancora tantissimo viaggiare, sono laureata in lingue, mi piace tantissimo essere a contatto con culture diverse dalla mia e ho sempre adorato anche il cinema e la cultura e quindi volevo un lavoro che mi permettesse di combinare tutti questi ambiti e in un periodo di sperimentazione, passando da un lavoro all'altro, prima ho fatto l'animatrice in villaggi turistici internazionali, poi sono andata a lavorare in America come lettrice di italiano in un'università, ma nessuno dei due era proprio quello che cercavo e volevo una via di mezzo e in quel momento mi hanno offerto un lavoro perché parlavo inglese in un festival di cinema ed è stato come entrare in una casa dove vuoi vivere e ho proprio capito che era quello che avrei voluto fare da grande e avevo 23 anni e da lì poi non è stato sempre tutto semplice, anzi è stata una strada piuttosto in salita, però con tanta determinazione, non avendo mai paura di ricevere dei no, anzi più ricevevo dei no più insistevo, sono riuscita insomma a costruirmi una mia nicchia, una carriera in questo settore senza avere nessun tipo di contatto, ma facendomi pian piano conoscere e facendo vedere come lavoravo e poi con gli anni le persone hanno iniziato a chiamarmi, ma tutt'oggi dopo 15 anni di carriera comunque è sempre una ricerca continua ed è sempre un mettersi in gioco per proseguire, per cercare sempre cose più stimolanti. Devo dire, a me spesso capita di lavorare in ambienti molto femminili, soprattutto l'ambito dei festival, della gestione degli ospiti è piuttosto rosa, non è rosa shocking ma è rosa di sicuro, un po' meno in ambito di produzione cinematografica o più di ruoli diciamo più pratici sul set e ancora dominio molto maschile, anche le donne che ci sono donne insomma molto decise, dai tratti anche a volte molto mascolini, però è bellissimo anche poter vivere in questi ambienti così diversi. Per quanto riguarda i consigli, io direi di non arrendersi mai, è una frase forse scontata, però quando capisci che cosa vuoi fare, e non dico lavorare nel cinema, può essere anche veramente qualsiasi tipo di lavoro, basta che sia quello che vuoi raggiungere, allora non fermarti davanti a niente, provaci in continuazione, perché se davvero è quella la tua strada, in un modo o nell'altro riuscirai a farlo. Il mio film parla della scoperta, del coraggio, della ricerca, diciamo più che altro del coraggio di lanciare un'ipotetica arancia nel carnevale della vita, è dedicato anche al carnevale di Ivrea, che è la città dove sono nata, io sono nata durante il carnevale. Alla fine l'opera l'ho dedicata a tutti Lorenzo è il protagonista del mio film, con l'augurio che possano trovare il coraggio di lanciare la prima arancia nel carnevale della loro vita. Ecco, questo è l'augurio che faccio a tutte le persone che vorrebbero intraprendere questa carriera, ma ripeto, tutte le carriere del mondo, non abbiate paura di lanciare le arance, perché sì, magari poi ve ne arriva anche qualcuno in testa che non è così piacevole, però vale sicuramente la pena prendersi qualche arancia in testa, ma anche tenere il braccio ben allenato e continuare a lanciarle. Okay. Ringraziamo davvero Laura per questo bellissimo augurio, per questa intervista. Buona fortuna per tutti i futuri progetti. Grazie mille, vediamo che cosa mi inventerò di nuovo. Grazie a voi per questa bellissima chiacchierata e per le belle domande. Grazie. Grazie.